tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto molto semplice. Può sembrare complicato, ma se seguite passaggi passo passo riuscirete tranquillamente a realizzarla, e parlo anche per le principianti. Progetto interamente in filato, tralasciando i manici. Ho utilizzato il cordino in damask e il filato velvet effetto ciniglia velluto, e da questa combo è venuta fuori questa borsa molto capiente, perché non sembra ma è veramente molto capiente. Trovate il kit materiali completo sul sito gomitoli.com, troverete anche il codice sconto del 30% che ha una validità limitata, ve lo lascio qui sul video e lo trovate anche nel box informazioni qui in basso. Nel kit troverete in omaggio anche questo uncinetto favoloso, ovviamente troverete la misura adatta per la lavorazione di questo filato. Sono disponibili pochissimi pezzi, solo 50, quindi affrettatevi per non rimanere senza. A questo punto direi di non perdermi in chiacchiere, perché tanto vi ho spiegato come sempre tutto nel tutorial. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Nel kit troveremo una rocca di cordino in damask, una rocca di cordoncino velvet, una coppia di manici Inda, una cerniera da 30 cm. Lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 4, marcapunti, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dai pannelli laterali, quindi ci abbiamo 11 catenelle in cui è compresa già quella per girare. Facciamo il cappietto iniziale ed avviamo le catenelle. Fatte le 11 catenelle, a questo punto torniamo indietro a maglia alta, partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Al di sopra di questa maglia bassa, inserendo l'uncinetto in questa solina, lavoriamo un'altra maglia bassa. In questo modo avremo alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta. Procediamo lavorando una maglia alta in ogni catenella sottostante fino ad arrivare all'ultima catenella. In quest'ultima catenella andremo a lavorare 5 maglie alte, quindi iniziamo a fare gli aumenti. 1, 2, 3, 4 e 5. Fatte queste 5 maglie alte, continuiamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Bene, ci ritroveremo in questa situazione, avremo 9 maglie alte, le 5 maglie alte ed altre 9 maglie alte. A questo punto voltiamo il lavoro, rialziamo il lavoro nello stesso modo, quindi facendo le 2 maglie basse una sopra l'altra. Conta ovviamente come prima maglia alta, procediamo lavorando altre 8 maglie alte.
Fatto questo, dovremo andare a lavorare degli aumenti esattamente sull'aumento sottostante. Partiamo lavorando i primi 2 punti facendo un aumento semplice, quindi 2 maglie alte nei 2 punti successivi. Questo è il primo aumento e questo è il secondo. Dopodiché nella maglia centrale andiamo a lavorare 3 maglie alte. 1, 2 e 3, e poi negli altri 2 punti sempre un aumento normalissimo, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Fatto questo, possiamo andare ad ultimare il giro lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Terminato il giro, ho applicato il marcapunti esattamente nel punto centrale delle 3 maglie alte che abbiamo lavorato proprio sulla punta. Voltiamo il lavoro, alziamo il lavoro sempre nello stesso modo, quindi facendo una maglia bassa una sopra l'altra. Conta sempre come prima maglia alta, procediamo lavorando una maglia alta nei 9 punti successivi, quindi avremo un totale di 10 maglie alte. Ok, a questo punto nel punto successivo lavoro un aumento, nel successivo una maglia alta, nel successivo un aumento, nel successivo una maglia alta, poi qui abbiamo il punto marcato che è quello centrale, e in questo punto andiamo a lavorare un aumento fatto da 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Proseguiamo poi lavorando una maglia alta nel punto successivo, un aumento, una maglia alta ed un aumento. Andremo quindi ad ultimare il giro lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Questo sarà il risultato al termine del giro, voltiamo il lavoro e iniziamo sempre nello stesso modo, lavorando quindi una maglia bassa una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta, e poi procediamo lavorando una maglia alta nei 10 punti successivi, quindi partiremo in totale con 11 maglie alte. A questo punto procediamo lavorando un aumento nel punto successivo, una maglia alta, un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta nei 3 punti successivi, quindi una, 2 e 3, poi procediamo lavorando un aumento, una maglia alta,
un aumento, una maglia alta ed un aumento. E poi si procede ultimando il giro lavorando una maglia alta nei punti restanti. Terminato anche questo giro, voltiamo il lavoro, ripartiamo sempre nello stesso modo. Questa volta partiamo con 12 maglie alte. Dopodiché procediamo lavorando un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta, un aumento, poi lavoriamo una maglia alta nei 3 punti successivi, 1, 2 e 3. Ripetiamo poi di nuovo un aumento ed una maglia alta per 3 volte, quindi un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta e chiudiamo con un aumento. Dopodiché si va ad ultimare il giro lavorando una maglia alta nei punti restanti. Terminato il giro, voltiamo il lavoro, ripartiamo sempre nello stesso modo. In questo giro andremo a lavorare 13 maglie alte iniziali. Ok, a questo punto andremo ad alternare aumento e maglia alta per 4 volte. Aumento, maglia alta, aumento, maglia alta, aumento, maglia alta, aumento, maglia alta, chiuderemo con un ultimo aumento, dopodiché andiamo a lavorare una maglia alta nei 5 punti successivi, 1, 2, 3, 4 e 5, e poi dobbiamo andare a ripetere a specchio quello che abbiamo fatto su questo lato, quindi lavoriamo un aumento ed una maglia alta per
4 volte per poi terminare comunque con un aumento. Andiamo a fare sempre un aumento in più e poi procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Ovviamente, come siamo partite con 13 maglie, avremo 13 maglie finali. Terminato il giro, voltiamo il lavoro, ripartiamo ovviamente sempre nello stesso modo. Questa volta iniziamo con 14 maglie alte, ovviamente la prima è sempre sostituita dalle 2 maglie basse. Procediamo lavorando le altre 13 maglie alte. Dopodiché si va ad alternare aumento e maglia alta per 6 volte. Uno, due, sto contando il gruppo formato da aumento e maglia alta. 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo sempre con un aumento in più. Dopodiché procediamo lavorando una maglia alta nei 5 punti successivi. 1, 2, 3, 4 e 5 e poi di nuovo aumento e maglia alta per 6 volte, lo chiudiamo sempre con un ultimo aumento e poi si va ad ultimare il giro lavorando una maglia alta nei punti restanti.
Bene, terminato anche quest'ultimo giro, a questo punto non faremo altro che andare a lavorare dei giri tutti a maglia alta senza fare ulteriori aumenti, quindi io non ne farò più. Continuerò a lavorare 3 giri tutti a maglia alta senza fare altri aumenti, quindi lavorando i punti come si presentano. Potrebbe sembrare che il vostro pannello abbia troppi aumenti, ma li smaltiremo comunque lavorando questi 3 giri senza aumenti. Se comunque preferite lasciare la lavorazione morbida, potete cambiare uncinetto e prendere una mezza misura più grande, quindi passare dal 4 a 4,5. Quindi ora volto il lavoro e procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Ovviamente partirò sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra. Questo sarà il risultato dopo 3 giri di maglia alta senza fare altri aumenti. A questo punto andiamo ad ultimare proprio tutto il giro, quindi andare a rifinire anche la parte superiore sempre a maglia alta. Ho terminato ovviamente con una maglia alta nell'ultimo punto. Ora faccio questo procedimento, inserisco un uncinetto alla base della maglia alta, non al punto di base ma alla base, diciamo nella parte iniziale della maglia alta, e lavoro una maglia bassa. Vado ad alzare il lavoro con un'altra maglia bassa sopra questa maglia bassa in questo modo e poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Io calcolo 2 maglie alte per ogni maglia alta. E procederemo in questo modo fino a rifinire tutto questo bordo. Ci ritroveremo qui. Terminata tutta la rifinitura del bordo, facciamo una catenella, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per il secondo pannello, quindi dovremo avere 2 pannelli uguali ed ora passiamo alla lavorazione del pannello centrale. Per lavorare il pannello centrale andiamo a prendere il filato velvet, uncinetto sempre numero 4, andiamo a fare il cappietto iniziale e ci avviamo 15 catenelle che corrispondono a 13 cm circa. Fatte le 15 catenelle torneremo indietro maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante.
Terminata la riga, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e non faremo altro che andare a lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi si procede lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a raggiungere la misura che ci occorre. Bene, una volta lavorato tutto il pannello, quindi aver lavorato 64 righe, aver raggiunto 62 cm, ovviamente sempre nel mio caso perché vado a seguire comunque le misure che ho sul pannello laterale, a questo punto posso semplicemente andare a tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Bene, a questo punto iniziamo ad assemblare la nostra borsa, un laterale l'ho già cucito. Ovviamente se volete foderare la vostra borsa fatelo prima di andare ad assemblare le varie parti perché andrebbe foderata a pannello, quindi ogni singolo pannello andrebbe foderato. Vi lascio nel box informazioni qui in basso il tutorial che ho fatto un po' di tempo fa per quanto riguarda la fodera a pannello. Comunque il laterale già l'ho fissato, l'altro lo andiamo a fissare insieme, ci prendiamo il filato velvet, lo blocchiamo sul pannello e poi andiamo semplicemente a cucire. Una volta bloccato il filo e fatto uscire proprio nell'angolo, ovviamente andremo a cucire punto per punto, non è necessario essere precisi perché tanto sul pannello con il filato velvet si nasconderà tutto. Quindi vado ad inserire l'ago nel punto successivo, nel primo punto del pannello centrale e vado a cucire. Inserisco l'ago nel punto successivo del laterale, nel punto successivo del pannello centrale e cucio. E andrò a fissare il tutto in questo modo, punto per punto. Volendo possiamo mettere anche dei marcapunti per fissare il pannello al pannello centrale. Terminata la cucitura andiamo a fare una doppia passata nell'ultimo punto, poi blocchiamo il filo facendolo passare tra le maglie ed avremo concluso. Una volta terminata la cucitura di entrambi i pannelli vi consiglio di andare a rovesciare la borsa perché in questo modo la cucitura del giroborsa risulterà molto più pulita. A questo punto mi riprendo il filato velvet e vado a rifinire ulteriormente il bordo. Quindi faccio il cappio iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto in uno dei punti che ho qui sul bordo, mi inserisco sulla parte in cordino e lavoro una maglia bassa. Procederò ovviamente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante che sia sul pannello in cordino ma anche sul pannello con il velvet.
Terminato il giro, chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, facciamo una catenella e andremo a ripetere lo stesso procedimento per altri 2 giri, quindi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante per altri 2 giri. Ultimato anche il terzo giro, possiamo tagliare il filo, chiudere con asola di chiusura e nascondere il filo tra le maglie. Ora dobbiamo andare a creare la base per la nostra cerniera tenendo a mente questa misura qui, quindi quella che vediamo in cordino, e dobbiamo andare a creare proprio un riquadro che poi andremo a cucire al di sopra della cerniera e ora vediamo tutto passo passo. Per la realizzazione della copertura per la nostra cerniera dobbiamo prenderci in considerazione un po' di misure. Come potete vedere io ho messo dei marcapunti che servono principalmente a me per darvi delle indicazioni. Quindi noi dobbiamo andare a fare questo procedimento, dobbiamo andare a prendere le misure dei lati più lunghi e le misure dei lati più corti. Per quanto riguarda il progetto che ho davanti io ho 28 cm sul lato più lungo, mentre sul lato più corto ho 14 cm. Quindi per quanto riguarda le fascette dovremo andare a lavorare delle catenelle che ci vanno a coprire questa misura, mentre per quanto riguarda la larghezza delle fascette dobbiamo tenere in considerazione sia la cerniera che la misura del lato più corto. Io ho calcolato circa 6 cm e mezzo per realizzare le 2 fascette che poi andranno unite, ma vedremo tutto passo passo. Poi ho lasciato ovviamente lo spazio per la cerniera e 6 cm e mezzo per l'altra fascetta. Quindi ora ci andiamo a realizzare le fascette. Una l'ho già realizzata, vedete viene posizionata in questo modo. Ora realizziamo l'altra e poi andiamo a fare la lavorazione sui lati più corti. Quindi mi prendo il cordino velvet, faccio un cappietto iniziale e mi avvio 31 catenelle in cui è compresa anche quella per girare. Lavorate le catenelle, torniamo indietro partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Continueremo poi a lavorare righe di andata e ritorno per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quando avremo terminato anche la seconda fascetta, ovviamente avremo lavorato le 6 righe e raggiunto 6 cm e mezzo. A questo punto non tagliamo il filo, solo se questa è la seconda. Facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni riga. Quindi inseriamo un uncinetto e lavoriamo una maglia bassa per ogni punto che abbiamo sottostante. Arrivati a questo punto lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ci andiamo ad agganciare sull'altra fascetta, quindi inseriamo l'uncinetto nel punto sull'altra fascetta
e andiamo a lavorare sempre una maglia bassa per ogni punto. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a ripassare a maglia bassa, ovviamente per rinforzare le catenelle. A questo punto posso tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altra estremità. Bene, a questo punto non ci resta che andare a cucire la nostra cerniera alla fascetta che abbiamo creato, quindi blocchiamo il filo sulla lavorazione all'uncinetto e andiamo a cucire tutta la cerniera. Quando arrivo sul bordo apro un po' la cerniera, me la porto sulla parte aperta e vado a fissarla nello stesso modo. Poi riblocco il filo sulla lavorazione all'uncinetto e vado a fissare anche quest'altro lato e la parte sottostante. Ovviamente ho dato per scontato che volendo potete anche andare ad utilizzare la colla attaccatutto per tessuti in sostituzione al cucito, quindi mi vado a fissare anche l'altro lato e poi vediamo come cucire questa parte al corpo borsa. A questo punto ci andiamo a cucire la nostra cerniera seguendo esattamente i punti che avevamo predisposto, quindi noi abbiamo il pannellino della cerniera che segue esattamente le misure del nostro bordo, quindi andremo a cucire a punto bassissimo punto per punto. Poi se necessario potete anche lavorare più punti perché tanto comunque con il filato velvet si camufferà tutto. Quindi cappio iniziale mi inserisco nel primo punto disponibile, quindi proprio dove c'è il marcapunti, prendo il filo e vado a lavorare un punto bassissimo prendendo anche il pannello della cerniera e cucirò tutto a punto bassissimo lungo il bordo. Terminata la cucitura ho già tagliato il filo, tiro fuori e lo vado a bloccare tra le maglie.
Bene, a questo punto possiamo andare ad applicare i manici. Io ho a disposizione i manici Inda con finitura argento che andrò ad applicare facendoli passare direttamente nella lavorazione ad uncinetto, ma se avete a disposizione dei ponticelli, io ce li ho solo in oro quindi non ci stanno bene, se avete dei ponticelli potete metterli ovviamente qui sui laterali e poi far passare il moschettone. Io ora, per farvi vedere la borsa finita, li applicherò direttamente sulla lavorazione, quindi li faccio passare direttamente nella lavorazione, esattamente sulla parte in cordino, e poi lo faccio uscire dalla lavorazione con il velvet. Faccio lo stesso anche sull'altro lato, prendendo come riferimento il giro e farò lo stesso anche sull'altro lato. E questo sarà il risultato. Vi consiglio comunque di utilizzare i ponticelli perché con il peso della borsa potrebbe allentarsi la lavorazione qui dove ci sono i manici. E siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Questo sarà il risultato finale di questa borsa, molto capiente perché misura 32 x 25 per circa 12 cm di profondità, quindi bella capiente. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram così potrò condividerle. Vi ricordo che il kit materiali completo di questo progetto lo trovate sul sito gomitoli.com. Troverete anche il codice sconto del 30% che ha comunque una validità limitata. Trovate le info sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Vi ricordo che nel kit troverete in omaggio anche questo favoloso uncinetto che tra l'altro è del mio colore preferito, bel verde. Ovviamente è della misura adatta per la lavorazione di questo filato, ma ci sono pochissimi pezzi disponibili, solo 50, quindi affrettatevi per non rimanere senza. Un progetto comunque molto semplice, facilmente replicabile anche dalle principianti, seguendo comunque tutti i passaggi passo passo. Vi ripeto che per quanto riguarda i manici vi consiglio comunque di mettere dei ponticelli per andare a rinforzare comunque la parte dei manici, perché altrimenti potrebbe cedere. Io l'ho messo solo per farvi vedere come viene la borsa finita. Penso di avervi detto tutto, tutte le info riguardo alla fodera ve le ho date durante il tutorial. Ovviamente se non volete mettere la cerniera perché secondo voi è complicato, ma ho cercato di semplificare proprio la parte della cerniera perché anche per me è un po' scomoda, io odio applicare le cerniere, però in questo modo è stato veramente semplicissimo cucirla. Se non volete applicare una cerniera, tralasciate quella parte e andate ad applicare semplicemente un bottone magnetico, magari 2, per tenerla più chiusa. E nulla, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti, e iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!